Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Nuovo video in cui andremo a trattare l'ennesimo attacco di Conte all'Inter e a Marotta, la risposta che io definirei più che signorile del nostro presidente e andremo poi a sottolineare anche l'ennesima prestazione non eccezionale per così dire di Luis Enrique. C'è quindi una situazione che in casa Inter si sta abbagliando, quella di Luis Enrique e di Uff, e con la possibilità che poi si possa tornare sul mercato a gennaio. Naturalmente, come al solito, prima di iniziare vi ricordo anche un bel like se vi piace il contenuto del video, l'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e la campanella delle notifiche per non perdere nessun contenuto. Partiamo proprio dalle parole di Antonio Conte, che nella conferenza stampa di oggi gli viene chiesto ancora se gli arbitraggi europei le sembrano superiori a quelli della Serie A. La risposta di Conte è stata questa: non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare, appena si parla poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto. È successo di tutto e di più, e quindi non parliamo degli arbitri, altrimenti li mandiamo ancora di più in confusione. Ripeto, dispiace perché vedi, a volte il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo. Io parlo di realtà, lasciamoli tranquilli, sperando facciano attenzione. Io non capisco quando c'è un monitor lì perché non venga richiamato al monitor, e se viene richiamato non deve significare che c'è assolutamente un errore e l'arbitro deve sentirsi obbligato a cambiare. L'arbitro può anche aver visto giusto, se lo chiami dici ci sarà un errore, in alcune situazioni avevano invece deciso bene. Facciamo attenzione, la situazione è molto debole, siamo collaborativi ma nel modo giusto, non come in passato. È chiaro che quando dice appena qualcuno ha parlato è successo di tutto si riferisce alle parole di Marotta post Napoli-Inter, quando il nostro presidente si è lamentato, e Conte ha più volte sottolineato il fatto che le parole di un presidente possono cambiare, ecco, le decisioni arbitrali, e che lui non aveva mai chiesto ad un presidente di parlare. In realtà forse soffre un po' di memoria corta, in quanto proprio quando era all'Inter disse che doveva essere la dirigenza ad intervenire, e quindi è chiaro che si riferisce alle parole di Marotta dicendo che poi hanno mandato in confusione gli arbitri. In realtà, analizzando un po' la situazione, dopo le parole di Marotta, l'Inter ha ricevuto un altro sfavore contro la Fiorentina, ecco, rigore netto confermato da qualsiasi moviola, non dato su Pio Esposito, e quindi diciamo che forse le parole di Marotta non è che hanno proprio cambiato l'atteggiamento degli arbitri, e non voglio dire che ci sia un complotto, sia chiaro, però ecco, andare a puntare il dito, andare a parlare in questo modo in conferenza stampa sembra soltanto un po' un voler tirare l'acqua al proprio mulino, volerla mettere un po', ecco, sulla questione delle polemiche, forse anche quando si teme un po' l'avversario. Sappiamo, questo è il metodo Antonio Conte. Per di più, lui dice non parlo di arbitri altrimenti vanno in confusione. Però forse Conte dimentica che ha parlato e come di arbitri. Ormai la famosa conferenza sui retropensieri la ricordiamo un po' tutti, e tra l'altro ha parlato di arbitri anche dopo Lecce-Napoli, in maniera velata, perché dice noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi, furono le testuali parole. Insomma, ha parlato degli arbitri e come. E per di più aggiungerei, la confusione non è nata dopo le parole di Marotta, purtroppo c'è una confusione da inizio anno. E quando lui parla del VAR, effettivamente il VAR non sempre viene usato bene. Forse lui si riferiva all'episodio di ieri, quando poi da regolamento, lo abbiamo trattato nel video di stamattina, nello shorts di ieri, da regolamento l'arbitro non ha deciso male, però vorrei ricordare al signor Conte che il VAR, se fosse intervenuto in Napoli-Inter, probabilmente non avrebbe ricevuto un calcio di rigore. Quindi insomma, l'ennesima conferenza stampa in cui lui attacca tutto e tutti, ma sembra un po' un Conte, ecco, quasi, non dico che abbia paura, però insomma che cerca di metterla su piani diversi per giocarsi questa partita, che forse anche lui stesso vede molto più in bilico di quello che si poteva credere inizialmente, quando in tanti davano un Napoli nettamente favorito sulle altre. Tra l'altro poi nella stessa conferenza il signor Conte parla di un Napoli che dà fastidio. In realtà è un po' quella sindrome di Calimero, ma insomma, se il Napoli davvero dovesse dare fastidio, avesse avuto un ruolo che infastidiva la Lega,
insomma non avremmo visto un Napoli campione d'Italia, non avremmo visto un rigore non fischiato lo scorso anno su Bissek in Inter-Roma, quindi insomma è un po' quella sindrome di Calimero che davvero è fine a se stessa. Qual è stata la risposta di Marotta? Una risposta che più signorile di quella non poteva esserci. Come vediamo appunto nell'immagine, è stato chiesto a Marotta che ne pensa di cosa ha detto Conte, dice non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri, sì ho capito, ma non è caso che riprenda ancora questo discorso. Tra l'altro poi gli viene chiesto, Conte ha parlato però anche di lei, liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione, va tutto bene. Praticamente, mentre da un lato c'è un allenatore che punta a buttare benzina sul fuoco, ad accendere la polemica, dall'altro un presidente che in maniera del tutto signorile ha spento subito questa diatriba e da tutto questo a me Conte non sembra che ne esca poi così rafforzato, anzi secondo me questi attacchi continui stanno iniziando a mostrare anche un pizzico di debolezza da parte di Antonio Conte, perché qualcuno lo definisce un mago della comunicazione, a me questa più che magia della comunicazione mi sembra un po' quasi un rischiare di ridicolizzarsi in questo modo. Passiamo però ecco, a fatti un tantino più concreti e quindi anche ciò che veniva riportato dalla Gazzetta dello Sport, dove si pone l'accento sull'ennesima prestazione non esaltante a dir poco di Luis Enrique ieri contro il Verona. Certamente è stata un'altra situazione in cui ci si attendeva di più dal brasiliano e quindi il suo nome e quello di Diouf finiscono un po' ecco, sul banco degli imputati, oserei dire. Anche le parole di Chivu post partita, quando dice Luis Enrique ha messo al centro un buon cross, ha dato equilibrio, ma insomma sembrano parole un po' di circostanza per cercare di incoraggiare il ragazzo. Da un calciatore che viene acquistato per 25 milioni non ci si aspetta un cross positivo in 90 minuti. Tra l'altro un calciatore che non va mai a puntare l'avversario, è stato preso proprio con quell'idea, ok, abbiamo un calciatore rapido che dribbla, ed in effetti al Marsiglia aveva anche ottime statistiche sotto questo aspetto, ma non l'abbiamo mai visto cercare di fare un dribbling. Ecco, molto spesso palla a Luis Enrique, appoggia all'indietro, è chiaro che non sta arrivando ciò che ci aspettavamo. Tra l'altro va detto, un acquisto fatto per un calciatore che va adattato in un ruolo diverso, perché lui è un esterno alto e va adattato da quinto, quindi ci sono anche le attenuanti del caso, però insomma ad oggi se non è bocciato, ma sicuramente finisce tra i rimandati. E lo stesso discorso si può fare per Diouf, perché è un calciatore che, di cui Chiu aveva parlato anche qualche giorno fa, anche la settimana scorsa, quando aveva sottolineato che Diouf e Luis Enrique non erano forse ancora pronti per il calcio italiano. Poi dice si allenano bene, avranno le loro chance anche per quanto riguarda Diouf, però ad oggi sono stati 2 investimenti comunque importanti per le casse dell'Inter, perché in totale sono stati investimenti da 50 milioni, però non hanno dato contributo. E quindi a proposito proprio di questi 2 calciatori che hanno deluso finora, secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter potrebbe tornare sul mercato a gennaio, alla ricerca quindi di un tassello che possa rafforzare la rosa dell'Inter, ecco, anche per non ripetere un po' quello che è successo lo scorso anno, quando a gennaio l'Inter non fu rafforzata, quando erano evidenti dei limiti, e purtroppo poi limiti che hanno portato al finale di stagione decisamente deludente. Quindi sarà un Inter che potrebbe tornare sul mercato. Qualcuno ha fatto anche il nome di Mark Gay, il difensore del Crystal Palace, che tra l'altro va in scadenza, però in quel caso si dice che l'Inter affonderà il colpo soltanto se il calciatore dovesse mostrare piena apertura ai colori nerazzurri, quindi naturalmente non si può certo andare a fare un'asta con Bayern Monaco, con il Real Madrid, che sono tra le squadre che almeno secondo la stampa si sono avvicinate al difensore. In tutto questo naturalmente ci sono ancora mesi di partite, praticamente 2 mesi intensi prima del calciomercato di gennaio. Ci si augura che Luis Enrique e Diouf possano cambiare la rotta, anche se ad oggi appare decisamente complicato. E a proposito di calcio giocato, poi domani inizieremo anche a parlare di Inter Kairat. Nel frattempo fatemi sapere anche la vostra, sia sulle
sull'attacco di Conte e sulla risposta che ha dato Marotta. Insomma, cosa ne pensate di queste polemiche che non accennano a calmarsi nel panorama calcistico italiano? Cosa ne pensate anche sulla situazione a Luis Enrique Diouf, se secondo voi l'Inter dovrebbe tornare sul mercato a gennaio o comunque continuare con questa rosa che sicuramente ad oggi comunque si sta rivelando una rosa di livello, ad eccezione di qualche elemento che non ha ancora convinto. Insomma, come al solito sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.